Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda parte di marzo 2023. E abbiamo la sacerdotessa, wow, e la carta del giudizio, amici della bilancia. Devo dire che sono due carte fortemente collegate con tutto quello che è la sfera spirituale, il risveglio, la presa di consapevolezza, le canalizzazioni. Per qualcuno la sacerdotessa fa proprio riferimento a un periodo magari particolarmente ehm, indicativo per quello che riguarda i sogni, piuttosto che l'inconscio o le intuizioni che avete. Potrebbero essere intuizioni inerenti anche a situazioni del passato. Perché comunque la carta del giudizio è quella carta che parla un po' del risveglio dei morti, di qualche cosa che magari era proprio sepolto e che ritorna a galla. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate anche il link al corso gratuito di tarocchi e trovate il link alle previsioni semestrali per il 2023. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi una mail all'indirizzo che vedete lì. Allora ragazzi, iniziamo con un fante di denari, un 8 di bastoni, un re di bastoni, la carta degli amanti, un cavaliere di bastoni al contrario, nuovamente la sacerdotessa e il mago. Allora, cominciamo con questo fante di denari che potrebbe essere una persona vicino a voi o potrebbe essere magari un progetto, un'idea, voi, in una nuova avventura, mi viene da dire. Giustamente abbiamo la sacerdotessa che è l'uscita dal dubbio attraverso l'intuizione e la carta del giudizio che parla proprio di risveglio, quindi può essere qualche cosa che inizia. L'otto di bastoni, oh scusate, l'otto di bastoni. Se non rischiate di avere il mal di mare oggi. L'otto di bastoni è una carta che parla di comunicazione, è una carta che parla di notizie che arrivano in qualche modo. E potrebbero essere notizie inerente questo re di bastoni, che può fare riferimento a un capo, a un padre, a una persona ehm, di vostro interesse, diciamo così. Adesso io non la voglio buttare tanto sul lato romantico, anche se qui abbiamo gli amanti, perché questa comunque è una stesa generale, quindi potrebbe anche essere qualcuno della famiglia o appunto qualcuno legato al lavoro. Il fatto che ci sia la carta degli amanti in realtà mi parla di ehm, uno scarso amor proprio, ragazzi. C'è bisogno qui di rimettere un po' le cose in equilibrio, mi viene da dire. Infatti anche il cavaliere di bastoni è al contrario, è come se ci fosse una sorta di non movimento da parte di qualcuno. O può anche essere che perché guardate, sia il fante di denari che la sacerdotessa sono due carte che parlano di nuovi studi, di nuovi percorsi, magari anche materie esoteriche, magari eh, per molte persone è qualcosa che ha a che fare con studi inerenti all'alimentazione, piuttosto che un corso di naturopatia, piuttosto che un corso di macrobiotica, quello che ha a che vedere con il nutrimento. Mm. Ed è come se ci fosse questo progetto di cui parlate, magari il re di bastoni è qualcuno ehm, che vi aspettate vi venga incontro. Se non è una persona esterna, può essere il fatto che abbiate bisogno di sentirvi probabilmente un po' più sicuri rispetto all'energia del fante. Però ecco, questa
questo disequilibrio, questo scarso amor proprio, è un po' come se vi facesse titubare nel muoversi. Se invece, nel muovervi, se invece il cavaliere di bastoni è un'altra persona, ehm, può essere la stessa persona, la stessa energia del re di bastoni, o come la sensazione che questa persona non venga verso di voi. E qui di nuovo abbiamo la sacerdotessa, ascoltate l'intuito, fate qualche cosa voi da soli perché avete il mago alla fine della lettura, voi avete tutte le potenzialità, le risorse, le conoscenze e vi ricordo che avete anche la sacerdotessa, quindi in qualche modo voi sapete come fare per intraprendere questo nuovo progetto da soli. Andiamo a vedere nel dettaglio questo fante di denari. Di nuovo ragazzi la sacerdotessa per la terza volta e la torre e qui abbiamo regina di bastoni, 2 di spade e regina di spade. Ho molto forte un'ambivalenza, la sacerdotessa è una carta che parla di dualità, qui abbiamo anche un 2 di spade e 2 donne, 2 regine, quindi ho come la sensazione che ci sia una sorta di decisione da dover prendere o che siate stati portati a prendere. Diciamo che c'è anche la torre, quindi ho come la sensazione che qui qualcuno debba un po' magari ridimensionarsi o ridimensionare l'influenza che qualche persona esterna sta avendo su di voi. Scusate un attimo. Ok, ho rimesso un pochino a posto l'inquadratura. Allora, andiamo a vedere questo 8 di bastoni. Abbiamo un 3 di bastoni, sì, ma è inerente a una questione lavorativa per molti e a un progetto. Ho come la sensazione che qui ci sia qualche remora, qualche timore nel comunicare quello che si vuole, o potrebbero nascere delle paure, delle questioni appunto legate al passato, vi ricordo che anche qui avete la carta del giudizio, inerenti sì, a delle notizie, delle comunicazioni che potrebbero arrivare in questa seconda parte di marzo. Tenete presente che il 3 di bastoni è sempre una carta che vi parla di opportunità di espansione, ma con la luna è come se non vedeste chiaro, la luna è sempre un satellite che è illuminato a metà, quindi è un po' come se voi vedeste solo una metà delle cose. È come se avesse una visione della realtà distorta, non è completa, è parziale. Andiamo a vedere il re. Wow, 4 di bastoni. Ho come la sensazione che con questo re si voglia creare qualcosa di solido, di stabile. Se fosse una questione lavorativa, ho la sensazione che qualcuno voglia dei contratti, voglia qualcosa di concreto, diciamo così, qualcosa che possa crescere. Se fosse un familiare, potrebbe fortemente essere un padre, ragazzi, perché qui abbiamo anche la carta del sole che parla di figli. Se per voi vibrasse magari un po' più come una questione romantica, anche se non lo sento tanto, però potrebbe essere che questo re di bastoni sia, diciamo così, la persona prescelta per creare una famiglia, o perlomeno vi piacerebbe creare una sorta di stabilità e di relazione pulita, mi viene da dire. Perché quando c'è la carta del sole si parla sempre di sentimenti e emozioni pure, come quelle dei fanciulli, dei bambini che sono genuini. Andiamo a vedere però perché abbiamo gli amanti. Regina di coppe, 7 di pentacoli e 5 di pentacoli. È come se ci fosse una questione pratica che vi fa stare in questo scarso amor proprio, mi viene da dire. Allora, siccome diciamo che i tratti no, non è giusto. Il modo in cui noi percepiamo noi stessi si costruisce nell'infanzia, ok? E qui ho come la sensazione che, ehm, allora, o c'è stata una mamma o un qualche tipo di atteggiamento materno
che voi non avete nei confronti di voi stessi, che vi porta a questa sensazione di carenza del 5 di Pentacoli. Può anche essere che semplicemente l'amore vi abbia deluso e che quindi non crediate più tanto nell'amore, ma io ho come la sensazione che con questa ventata di freschezza qualche cosa cambierà. Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni, perché potrebbe anche essere una persona che appunto entra nella vostra vita, se non rappresenta un'energia, 6 di coppe, o qualcuno che rientra, ragazzi, nella vostra vita. Per qualcuno è un ritorno. Anche se in realtà è come un ci si vede, ma ancora non c'è qualche cosa di concreto, non c'è un movimento reale, non c'è un'unione, c'è un incontro. Può anche essere che ci sia un sogno comune, perché comunque abbiamo sia la luna, 3 volte la sacerdotessa e 6 di coppe, quindi per qualcuno si può trattare fortemente di un sogno. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Wow! Ruota della fortuna, 4 di coppe e 7 di coppe. Ragazzi, io ho la fortissima sensazione che se voi vi concentrate su voi stessi, in questo caso la sacerdotessa canalizza dall'alto, ok? Quindi può essere molto utile iniziare delle routine di meditazione, ma ho come la sensazione che qui vi si apriranno una serie di porte perché inizierete a vedere quello che prima non riuscivate a vedere, quello che prima era coperto dalla luna. Andiamo a vedere il mago. Perché comunque il mago è una carta di nuovi inizi e anche la carta del giudizio che avete qui è una carta di rinascita. Guardate, è uscito anche il matto. Assolutamente, nuove avventure, nuovi inizi, regina di denari. Nuovi inizi, parla di avere fiducia nella vita. Guardate, c'è sempre un po' anche un accento, mi viene da dire, sulla componente economica. Ma questa va di pari passo con questa, con la carta degli amanti. Sapete, ci sono persone che fanno fatica a vendersi bene perché hanno una scarsa autostima ed è un po' così che la sento. È come se cominciasse a vedere le cose da un'altra prospettiva. Giustamente, essendoci la carta del giudizio, si parla di un risveglio anche spirituale. Quindi è il lampadario, come dico sempre, non la lampadina, che si accende, il fare un passo indietro e rendersi conto della realtà delle cose. Qui comunque c'è anche una ruota della fortuna, è come se ci fosse un cambio di ciclo, ragazzi, e qui abbiamo 2 carte di nuovi inizi. È come se, diciamo, all'inizio della primavera sento che per voi inizierà un nuovo capitolo. Mm? Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo e poi diciamo che ho ripreso in mano un nostro vecchio amico, perché mi segue da molto tempo, lo ha già visto, per chi invece è nuovo lo vedrà a breve. Allora, andiamo a vedere. Mm. Carta numero 15, direi che è una bellissima carta. È la carta dell'arcangelo Haniel, si vede, sì. E parla di gioia, di intuizione, 1, 2 e 3 volte la sacerdotessa, avete, di benedizioni, di divertimenti. Ho come la sensazione che parli anche di nutrimento, perché vedete come sostiene e innalza questo pulcino. È una nuova nascita, è un nuovo inizio, ragazzi, ve lo metto qua vicino. Poi abbiamo, ok, questa carta vi dice che siete in una sorta di corrente emotiva, tipo alti e bassi, carta numero 34, ve la parcheggio poi qui, ehm, ed è dovuto a questo alto e basso probabilmente della luna, a questo crollo dell'ego che andrete a vivere a metà marzo, che il crollo dell'ego normalmente può anche essere semplicemente rendersi conto che un'idea era sbagliata. E poi abbiamo a carta numero 19, questa carta dice di
sganciarvi da quello che è l'urgenza, da quello che sono gli impegni, i doveri, prendervi un po' di tempo libero per voi, insomma. E un consiglio è quello di andare fuori nella natura, perché comunque Madre Terra filtra tutto quello che sono le energie pesanti che noi ci portiamo dietro e che noi accumuliamo normalmente durante la giornata, insomma. Bene, l'amico di cui vi parlavo è il pendolo. Io ho già pubblicato un video sul pendolo, lo trovate comunque nella playlist e spiego come farne uno e come utilizzarlo. Diciamo è un video molto generale, ok? Però ecco, giusto perché capiate come funziona. Io intanto adesso farò una domanda, anzi voi farete una domanda e io andrò a vedere se con il pendolo la risposta alla vostra domanda sarà sì oppure no. Quindi fondamentalmente se avete bisogno di tempo potete anche mettere in pausa il video, ma dovete fare una domanda in modo che la risposta possa essere sì oppure no. Bene, per i nostri amici della bilancia, qual è la risposta alla loro domanda? Cari amici della bilancia, la risposta alla vostra domanda è un no. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto ringrazio tutte le persone che continuano a supportare il canale. Io vi auguro ogni bene, spero che la lettura vi sia stata utile, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!